Giovanni Guareschi, Giovannino per tutti, nel 1945 pubblica una rivista di satira politica e di umorismo, si chiama Candido, è lì dove mette i suoi primi racconti di Don Camillo e Peppone. Nel 1948 esce il primo libro per Rizzoli, appunto, di Don Camillo e Peppone. Alla fine i racconti saranno oltre 300, 3 volumi pubblicherà. Il successo è enorme. A questo punto lui vende per 200.000 lire i diritti cinematografici alla Odeon Film. Maledetto è saltato fuori da una siepe all'improvviso e gli ha dato un sacco di legnate. E tu le hai prese. Hai ragione, Don Camillo, beati i pacifici. La Odeon Film li passa al produttore Peppino Amato, che intende immediatamente sfruttare la situazione per farne un film. Trova Blasetti, fa incontrare Blasetti con Guareschi, però tra i due non scatta nessun feeling. Guareschi insiste per fare lui la sceneggiatura e voler interpretare Peppone. Buonasera, signor sindaco. Non è il sindaco, è il cristiano. Sono venuto a confessarmi. Dio sia con te, figliolo. Blasetti lo molla perché deve girare Fabiola. A questo punto Peppino Amato fa intervenire anche la Cineriz, che era stata da poco fondata da Angelo Rizzoli, per avere più denaro. Offre 100 milioni a Vittorio De Sica, di cui aveva già prodotto Umberto D ed era andato abbastanza male, per la verità, anche se il film era molto bello. Vittorio De Sica risponde con un articolo sull'Unità. Non farebbe mai un film reazionario. Infatti Guareschi era un accanito monarchico, un anticomunista feroce e anche antidemocristiano. Si cercano altri registi. Mario Camerini era famoso per le commedie nell'ambito fascista, quindi non se la sente di avere ancora questa patente. Si va da Renato Castellani, niet anche da lui. Si chiede addirittura a Frank Capra, italo-americano. Lui forse ci starebbe anche, ma è impegnato per 3 anni con un contratto negli Stati Uniti. Si guarda in Europa. Si trova Duvivier, l'unico regista francese apparso sugli schermi durante il fascismo. Gli altri no, la Francia era un paese in guerra e nemico. Duvivier accetta, però si devono trovare gli attori. Duvivier chiede a Jacques Tati, rifiuta. Fernandelli invece accetterà. Duvivier si incontra con Guareschi. Guareschi insiste di voler interpretare lui Peppone, anche perché era costruito in qualche modo sulla sua fisionomia fisica. Dopo i primi ciak viene ovviamente bocciato perché non sa recitare. A questo punto si trova un attore a tutto tondo, capace di interpretare qualsiasi cosa, Gino Cervi. Voglio darvi una grande notizia. Duvivier fa scrivere la prima sceneggiatura a un giovanissimo francese a 20 anni, si chiama Claude Chabrol, sarà uno dei padri della Nouvelle Vague, ma non comparirà nei titoli del film. Potrebbe esserci qualcosa d'altro. E che cosa, per esempio? Io non so niente. Sembra tutto pronto. C'è un problema. Dove girarlo? Tutta l'Emilia, nel 46-48, dopo le elezioni, è amministrata da sindaci comunisti, che ovviamente non ne vogliono sapere. Così, prima delle riprese, nel 1951, i giornali
chiameranno la conferenza del secolo, uno scontro tra Guareschi e il vice sindaco Bonazzi, avvocato e critico cinematografico del Progresso d'Italia. Ci sono 720 persone sedute. Le cronache dei giornali dicono che in piazza, a sentire attraverso altoparlanti, ce ne sono quasi 20.000. Insomma, è diventato un tifo sportivo. Alla fine si trova il comune di Brescello pronto a incassare 2 milioni al giorno per ogni giorno di ripresa e in più far assumere 100 persone della popolazione del luogo con un prezzo significativo, 800 lire al giorno per le comparse e 1500 di notte. Miei cari amici, io vorrei potervi esternare esattamente tutta la gioia che provo e la riconoscenza che devo al signor sindaco per avermi invitato a questa cerimonia. Il Vaticano aveva ordinato al produttore Angelo Rizzoli che Don Camillo e Peppone, per non creare contrasti, dovevano essere amici. E infatti i due sono amici, nemici, entrambe le cose. Alla fine il film è costato un centinaio di milioni, poco più, quando arriva sugli schermi incassa moltissimo, anzi porterà il biglietto cinematografico dalle 150 lire alle 250. Sarà visto da 14 milioni di spettatori solo in Italia e venduto in tutto il mondo. Ho fatto l'inventario del tuo deposito prima di incendiarlo. Il film sarà venduto in 18 paesi, dal Giappone agli Stati Uniti, anzi una sala di Los Angeles avrà l'incasso in una sola proiezione di $4.200, un successo internazionale. A questo punto bisognerà farne un secondo. L'ha disegnato mio figlio Marco. Ha del talento quel bambino, davvero. Peccato che abbia un padre così. Dopo il successo è chiaro che Giovannino adesso chiede a Rizzoli 50 milioni per fare il film e fa la stessa cosa anche Fernandel. 50 milioni di vecchi franchi che corrispondono quasi a 90 milioni. Però il ritorno di Don Camillo sarà un altro successo, anche questo miliardario. Anche il secondo film dovrebbe essere ambientato nel 1946. In realtà ci si aggiunge quella che sarà nel 1951 l'alluvione del Po e di tutta l'area padana. Oltre 1 miliardo di metri cubi d'acqua fa impeto su una delle più ricche regioni agricole d'Italia. Si spargono le notizie delle prime vittime e sono subito decine. Il successo del film porterà addirittura a un'udienza privata di Fernandel con Papa Pacelli. Insomma, Fernandel era diventato il prete che ogni parrocchia avrebbe voluto avere. Duvivier, dopo il secondo film, aveva detto a Angelo Rizzoli, che produce il film, bisogna fare morire i personaggi. Magari nell'alluvione stessa. Ovviamente no, per un produttore che incassa. Quell'anno fu il secondo maggiore incasso dopo Pane, Amore e Fantasia. Quindi si doveva preparare un terzo, ma Duvivier non ci sta più. Per lamentarmici, io vorremmo meritiamo proprio questo trattamento. Nel 1954 si gira il terzo episodio. Il regista è un vecchio regista, Carmine Gallone, quello di Scipione l'Africano, tanto per intenderci, o di Casta Diva. Le cose vanno abbastanza bene. Anche questo è un notevole successo di pubblico d'incasso. Ormai sono tutti innamorati degli screzi tra il prete e il sindaco comunista.
Giornalaio, per favore, vorrei l'Osservatore Romano. Oh, scusate, signor Sindaco, vi avevo preso per il giornalaio. Con tutti quei... cosa vendete? Il giornale della verità. La verità per 25 lire? Ah, ma non è mica caro. Nel 1961 esce il quarto episodio, sempre diretto da Carmine Gallone, Don Camillo, Monsignore, ma non troppo. Oh, guarda chi si rivede. Don Camillo. Quel mondo piccolo che li univa adesso sta per dividerli. Uno è arrivato alle soglie del Vaticano, l'altro è diventato un onorevole. Perdoni la libertà, monsignore. Ma si figuri, senatore. Il quinto episodio, che esce nel 1965, e sarà girato da Luigi Comencini e si chiama Il compagno Don Camillo. Storia curiosa questa, perché Don Camillo accompagna segretamente in Russia il deputato Peppone. Come non si vogliono gemellare, cosa dici? Guardate qui, in tutta la mattinata 50 firme su 300, comprese quelle di mia madre e di mia moglie, che se no le pigliavo a legnate. E il bigio? Il bigio, idem con patate, salvo che lui non ha nemmeno quella della moglie, l'ha preso a legnate lei. Ma alla fine del film vedremo la situazione inversa, cioè Peppone che va vestito da prete negli Stati Uniti insieme a Don Camillo. Dove sono? Chi? Dove sono? Ma chi? I due russi. Russi? Qui non ci sono russi, al massimo ci sono due francesi. Ma che francesi, so tutto. Dove li nascondete? In che veste lo vuol sapere? Come sindaco, come compagno o come compagno sindaco che si è fatto buggerare? Come pubblico ufficiale che vuol far rispettare la legge. Nel 1968 era morto Giovannino Guareschi. Nel 71 si decide di fare un sesto episodio, Don Camillo e i giovani d'oggi. Viene affidato a un altro regista francese, Christian Jacques. Fernandel arriva sul set molto dimagrito, stanco. Era stato operato qualche mese prima. Nessuno gli aveva detto che aveva una grave malattia. Lo sapevano i suoi familiari, ma i medici l'avevano tenuto segreto. Dopo pochissimi giorni di riprese, crolla svenuto a terra sul sagrato della chiesa. Viene portato all'ospedale di Parma, ma non è in grado di proseguire il film. Lui vuole proseguire il film, tant'è vero che aveva registrato tutto in sonoro, Fernandel ovviamente recitava in francese, per il doppiaggio eventualmente. Ma qualche mese dopo non si presentava ancora, stava sempre peggio, aveva un carcinoma diffuso in metastasi in quasi tutto il corpo. A questo punto si tratta di finire il film, il produttore insiste affinché nei 20-25 minuti che mancano, così dice Gino Cervi, si può utilizzare una controfigura o utilizzare in montaggio immagini di altri film. Questo è quello che pensa il produttore, ma Christian Jacques dice di no. Altrettanto no è il parere di Gino Cervi, che a questo punto era diventato molto amico di Fernandel. Qualche mese dopo Fernandel morirà. Il film a questo punto non vedrà mai l'uscita. Non perdiamo altro tempo. Oltretutto c'è da fare un lavoro di restauro urgente alla mano che è stata riappiccicata al braccio in un modo veramente sconcio. Quello sconcio l'ho fatto io, signor sovrintendente. L'anno dopo il produttore richiama ancora una volta un altro regista e sarà Mario Camerini, ma cambiano gli interpreti. Saranno Lionel Stander a interpretare Peppone e Gastone Moschin a interpretare Don Camillo, ma il film non funziona affatto. I due non sono assolutamente adatti e anche il pubblico li rifiuterà. Signore, siete finito sul giornale. Ma è vero che siete un'opera d'arte? Questo è un pezzo di legno dipinto come tanti altri. Sì, ma toglietemi una curiosità. Quanto potrà valere? L'ultima volta che mi hanno venduto fui pagato 30 denari. Ultimo atto, Mario Girotti, alias Terence Hill, decide di fare una sintesi di tutti i film tra Don Camillo
è Peppone. Lui farà il prete che va in motocicletta, moderno, con il fucile a tracolla. Il film era stato pensato per il mercato americano, perché i film precedenti erano stati distribuiti in America e lui vive in America, viene soltanto in Italia a girare i film. E forse in America qualcosa funziona, in Italia invece non piacque, se non per una vicenda che è curiosa e interessante. Riprende la partita di calcio presente nel primo film e fa giocare i campioni del campionato italiano di quegli anni. C'è Roberto Boninsegna, c'è Pruzzo, c'è Spinosi, ce ne sono tanti altri. Quindi la vera curiosità del film sta tutta nella partita di calcio. Il tempo di Don Camillo e Peppone sembra finito da tanto tempo. In fondo siamo nel 1946-47, ma è strana la cosa che a partire dagli anni 90 a ogni elezione Silvio Berlusconi, l'Italia è il paese che amo, faccia programmare su Rete 4 il giorno del cosiddetto silenzio elettorale Don Camillo, sabato alle 21:25, Rete 4. I film di Don Camillo e Peppone. È una questione di regole grammaticali. Quasi a voler richiamare il suo autore, Giovannino Guareschi, un anticomunista feroce. Se credete di fare indulge, vi sbagliate. E se qualcuno ha qualcosa da obiettare, lo faccio volare dalla finestra. Avete visto, Gesù? Hanno puntato una delle loro trombe contro di noi. Gesù, perché non avete aiutato? Io dovrei ammazzarvi. Ammazzare me? Non è facile.